Salve a tutti, oggi voglio recensire questo trapano magnetico che ho appena acquistato tramite Amazon. Il trapano è un Vevor, l'ho pagato 199 euro, il modello è D8860. Io sono uno che modifica subito le cose quando non gli piacciono, qualche cosina da modificare c'è e io qualche intervento l'ho fatto. Più semplice è la chiavettina che ti viene fornita col mandrino opzionale e ha veramente una barra di comando esigua. L'ho tagliata e ci ho saldato una barra più grande. L'altra cosa è che c'ha un gioco eccessivo sul volantino. Ora io l'ho ridotto un pochino. C'aveva un gioco di circa un pomello, circa un pollice, prima che azionassi il movimento del trapano. Ora vediamo se... Ecco. Ora il gioco rimasto è questo. In pratica il trapano è fissato ad una slitta in alluminio mediante 4 bulloni che stanno sul retro. E la slitta ha le alette a coda di rondine e una cremagliera. Invece su quest'asse, che è smontabile mediante questo anello elastico si leva, e il perno esce verso destra, è montato, non so se si vede adesso, un ingranaggio, vediamo se... Ecco, si vede adesso che lo muovo. Un ingranaggio, un manicotto a ingranaggio che va a dentare la cremagliera. Allora, il gioco eccessivo sta tra l'ingranaggio e la barra con la cremagliera. Io al momento non avevo nulla, ho messo un biadesivo della 3M che mi dà circa 1,5 mm tra la barra dentata e il piatto, ma credo che devo aumentare ancora di circa 1 mm, quindi il gap da colmare era totale 2,5 mm. Quando ho tempo ci metterò un piatto di alluminio o materiale simile per colmare il gioco, così è più preciso nel movimento. Il motore è molto potente. Ho forato dell'acciaio inox da 8 mm con le seghe a corona di mia proprietà, quelle che vanno al mandrino, e ha lavorato benissimo, mentre col trapano a colonna che avevo non ci riuscivo. Ora lo mettiamo sulla piastra così lo proviamo. Eccolo qui. Qui abbiamo il quadro elettrico. Questo trapano non ha il reverse del giro, gira soltanto l'estrorso, però c'ha il regolatore di velocità che va da 0 a 500 giri. Il motore è da 1500 watt, mi sembra, 1550 watt. L'ho scelto perché è il più potente tra quelli fatti e ha la capacità di forare in profondità 50 mm e come diametro di corona fino a 50 mm, e il mandrino accetta punte fino a 16 mm. Il motore è veramente potente. Intanto che ho forato, guardate qui, tranquillamente un 8 mm in acciaio inox con diametro 26, sarò fatto in pochi minuti. L'importante è utilizzare il lubrificante che io non avevo, quindi ho usato uno spray da taglio, in quanto ha una lubrificazione. Questo serbatoio e questa gabbetta mi sono arrivati ammaccati dalla consegna, perché stanno imballati forse in alto la scatola non ha il legno. Io ho cercato di recuperarli, di rifarli a modo mio. Comunque qui ci va il refrigerante apposito, che è un olio emulsionabile al 4, 6, 7% con l'acqua, e va a caduta mediante questo rubinetto che potete aprire e regolarvi, va a caduta e va dentro al corpo del trapano, dove cade e va direttamente sulle frese anulari che hanno l'attacco Weldon da 19 mm, in inglese 3/4 di pollice.
In alternativa potete montare al posto del Weldon questo adattatore che vi danno loro, che ha attacco Weldon, si infila dentro alla femmina del corpo del trapano, e poi sotto c'è il classico mandrino che si gira con la chiavetta e montate le vostre punte, ma qui non avete la lubrificazione, qui dovete lubrificare, o si può spostare il tubo e fare una pipetta che batte il punto sul pezzo, oppure si può andare a mano con l'oliatore. Viceversa, con le frese anulari avete lubrificazione automatica. Io non l'avevo, quindi ho fatto questi fuori qua. Col trapano a colonna della Fervita, 1,5 cavalli circa, che ho da più di 30 anni, non ci sono riuscito. Io mi regolo con una mossetta, quando faccio lavoretti di qualsiasi cosa, mi costruirò un banchetto. L'altra cosa che volevo dire, ora lo accendiamo. Ora ho acceso la calamita, il trapano non si muove più, si muove il pezzo ma il trapano non si muove più. Con la calamita spenta invece potete spostarlo, pesa intorno a 12,5 kg. Una volta che è acceso lo accendiamo, sentite il motore che induzione che è. Esistono diverse versioni di questo trapano, alcuni hanno già le frese anulari, molti hanno il doppio senso di giri, però nessuna ha questa potenza, tutte stanno tra i 1400 e i 1300 watt. La potenza invece della calamita elettromagnetica è la medesima, sono 13.000 newton, che corrispondono a poco meno di 1300 kg. Ovviamente vi serve una piastra spessa, che non è questa, almeno un paio di centimetri, che copra la sezione della calamita. Comunque sia, c'è una cinghetta che si può mettere qui, nel caso che lavorate in verticale o in orizzontale. Che altro dire? Sono molto soddisfatto, è veramente ben fatto per il prezzo d'acquisto, mi ha salvato, mi ha fatto fare un lavoro che non riuscivo a fare. Spero che vi sia piaciuto. Alla prossima!